Finalmente siamo riusciti a mettere le mani sulla nuova Peugeot 3008, è una delle auto che ci hanno maggiormente colpito in occasione dell'ultimo Salone di Parigi. Dalla Casa del Leone ci tengono a precisare che questo è un vero e proprio SUV, non è un MPV come la precedente generazione lanciata nel 2009 e come potete vedere ci sono tantissime linee di discontinuità del lavoro del design Gilles Vidal rispetto al suo predecessore Stéphane Perrault. È una vettura che è giunta alla sua seconda generazione e ci incuriosisce particolarmente e soprattutto tra di noi ha incuriosito molto il nostro Andrea Galeazzi. Come potete vedere da subito, come avrete già visto nei precedenti video che abbiamo fatto di prime impressioni e anche al Salone di Parigi, è una vettura che ha linee decise, marcate, senza tuttavia essere cafona, passatemi questo termine. All'anteriore si possono notare tutte queste cromature per quanto riguarda la griglia d'aerazione centrale con il logo chiaramente Peugeot al centro. Mi piace notare come questa firma luminosa e come questo gruppo ottico richiami quasi il graffio di un leone con questo inserto della carrozzeria all'interno del faro, mentre nella parte bassa abbiamo questo boomerang che anche in questo caso cromato, che richiama gli stilemi della casa cerchia da 19 pollici per questo allestimento della Peugeot 3008, che sarà forse quello più venduto nel nostro paese in quanto equipaggia il 4 cilindri da 1.6 litri diesel e 120 cavalli con cambio manuale. Nella parte bassa abbiamo una cromatura in corrispondenza della parte plasticosa della minigonna che abbiamo visto ricorre per tutta la parte bassa dell'auto. Qui sopra abbiamo poi le barre portaoggetti, anche in questo caso cromate, con l'ennesima cromatura laterale che si ricollega idealmente a questo spoiler che dà una linea di continuità e ugualmente filante all'auto. Essere qui in corrispondenza del portellone posteriore mi dà la possibilità di fare una cosa che sognavo praticamente da una vita, da quando ho iniziato a vedere questo tipo di feature installata su queste auto. Sto passando il piede nella parte sottostante del veicolo e si apre. Vano di carico posteriore che ha una capacità di 591 litri con i sedili posteriori alzati. Sedili posteriori che sono abbattibili in configurazione 60 e 40. Ci sta davvero di tutto, è bella anche la rifinitura con questa moquette nella parte bassa, al di sotto della quale abbiamo la nostra ruotona di scorta. Abbiamo poi dei ganci ai quali fissare delle retine per non far ballare gli oggetti, le maniglie per abbattere i sedili, la luce di cortesia e l'immancabile presa da 12 volt. Richiudiamo nuovamente il portellone e andiamo a vedere quella che in gergo tecnico definisco una figata di interni. Mi piace davvero tanto l'iCockpit 2.0 in questa versione della Peugeot 3008. Iniziamo però a vedere come sto io al volante. Io che sono alto 1,90 m, poco più di 1,90 m, con i sedili in questa posizione sto veramente comodo, sedile tutto abbassato, volante rialzato che si può modulare in altezza e profondità chiaramente, volante esagonale che ricorda molto quello che può essere un'auto da corsa, un volante al quale manca la razza delle 6, è un nuovo stilema in questo caso di Peugeot che dà una linea più filante nell'insieme all'auto. Non mi stancherò mai di ripeterlo, mi piace davvero tanto il nuovo iCockpit. Perché? Perché sembra preso direttamente da un concept. Guardate ad esempio anche in questo caso la ricchezza di cromature, ma ugualmente la pulizia delle linee. Qui abbiamo un effetto piano con 7 tasti attraverso i quali è possibile comandare praticamente ogni funzione dell'auto. Bello poi il monitor touchpad capacitivo dal quale possiamo vedere le varie impostazioni della vettura. Una cosa che mi piace notare però è tutto questo schermo che può cambiare il suo aspetto a seconda della nostra scelta, del nostro gusto. Possiamo avere una sorta di rivale diretto dell'Audi Virtual Cockpit e a mio avviso può essere anche più pulito rispetto alla casa di Ingolstadt. In questo caso l'abbiamo impostato sulla navigazione e abbiamo unicamente il percorso che andremo a seguire, senza tutte le indicazioni della mappa in corrispondenza, ed è anche un design più pulito a mio modo di vedere, che può anche distrarre meno il conducente. Vedete, in questo caso abbiamo scelto l'impostazione minima e abbiamo solamente il nostro indicatore di velocità. Abbiamo anche un vano portaoggetti all'interno del quale possiamo davvero stipare di tutto, è enorme, di generose dimensioni, generosissime dimensioni.
E poi in ultimo andiamo a vedere anche la qualità del vano porta, che ha questo bel tessuto che idealmente si richiama e si ricollega al resto della parte centrale della plancia. Abbiamo la pelle che ci fa capire quasi che siamo su un'auto di segmento superiore. Ho notato questa plastica dura nella parte bassa che non rappresenta tutto sommato un problema, dato che questa è la parte che paradossalmente si vede meno dell'auto e che è anche più soggetta a ricevere colpi quando entriamo e usciamo dalla vettura. Molto carini anche i sedili con questo doppio materiale, con pelle e tessuto dello stesso colore della plancia e della portiera. Sono sedili molto contenitivi che possono attivare anche la funzione massaggiante negli allestimenti superiori GT Line e GT. Vediamo però adesso come sto io sul divano posteriore. Divano posteriore che è molto accogliente, soprattutto grazie all'assenza di una soglia in corrispondenza del passeggero centrale. Allora, forse questa è la parte che mi ha meno convinto dell'auto, ad essere sincero. Perché? Perché se io guido con il sedile impostato anteriormente sulla mia altezza, sulla mia posizione di guida, se si dovesse sedere dietro di me Luca Bordoni o il nostro Master Pilot, inevitabilmente starebbe un filino scomodo. Non tanto perché va a toccare con le ginocchia il sedile, più che altro perché non trova spazio con i piedi. Io guido, è vero, con il sedile praticamente a contatto con lo chassis dell'auto, però di fatto non ho praticamente spazio per mettere i piedi, e vi assicuro che per i lunghi viaggi ciò può essere scomodo. Bello però notare la presenza di una bocchetta d'aerazione sdoppiata, oltre chiaramente alla presa da 12 volt. Adesso però non ci resta altro da fare che metterci nuovamente al volante di questa nuova Peugeot 3008 e vedere come va su strada. Seguiteci! Ed eccoci alla guida della nuova Peugeot 3008. È una vettura che ci sta convincendo fin da subito da queste prime curve per tanti aspetti, e tutti secondo noi molto validi. Iniziamo dal telaio. Il telaio è l'ormai noto EMP2, fiore all'occhiello della casa francese, che equipaggia tra le altre la Peugeot 308. È un telaio, a mio modo di vedere, molto vivo, molto reattivo. Quando utilizziamo questa vettura in modalità sport, attivando questo bottoncino, cambia veramente di personalità. È un'auto viva e reattiva, nonostante si tratti di un diesel da 120 cavalli con trazione, in questo caso anteriore. Risponde molto bene sia in ingresso che in uscita di curva, anche in quelle più secche, con fondo stradale sconnesso. Le dimensioni del volante così ridotte, unitamente a una corona di forma esagonale, garantiscono a questa vettura molto divertimento quando teniamo ben saldo il volante tra le mani. Volante che, volendo, si può comandare praticamente con indice e pollice uniti. È molto divertente da guidare, sembra quasi una sensazione di go-kart feeling che abbiamo già riscontrato su altre tipologie di vetture, ma qui siamo alla guida di un vero e proprio SUV di segmento C. Ricordiamo, la vettura è lunga 4,40 metri per 1,80 m di larghezza ed è alto 1,60 m, dimensioni davvero importanti, contando che pesa a vuoto oltre 1200 kg. La sensazione di comfort alla guida è davvero ottimale, non abbiamo praticamente frusci aerodinamici anche ad elevate velocità, e tutto sommato riusciamo a controllare bene tutto ciò che abbiamo intorno a noi quando dobbiamo fare manovra. Poi abbiamo anche l'ausilio di una valida retrocamera posteriore che ci può riprodurre su questo schermo, su questo touchscreen, tutto ciò che abbiamo alle nostre spalle. Con la vittoria dell'ultima edizione della Dakar, Peugeot ci tiene anche a precisare di saperci fare su sterrato e in fuoristrada, e andiamo a scoprire come se la cava questa nuova 3008. Vi dicevamo delle doti fuoristradistiche di questa nuova Peugeot 3008 e adesso siamo qui per testarla. Come potete vedere, il terreno è abbastanza impervio e la discesa, vi assicuriamo, è abbastanza, passatemi questo termine, terrificante. Azioniamo l'Hill Descent Control, è una funzionalità nuova per Peugeot che ci consente di scendere praticamente in folle senza utilizzare il pedale del freno e il pedale dell'acceleratore. Vediamo come si comporta la macchina. Guardate pure i piedi, io non sto minimamente né frenando né accelerando e la macchina sta andando da sola. È una feature sinceramente che non ci saremmo aspettati su una vettura a due ruote motrici a trazione anteriore. Potete vedere anche davanti come sia inclinato e come sia ricco di fango il terreno.
La pendenza è davvero importante, siamo almeno sui 30 gradi di discesa e potete vedere che siamo anche su una pendenza laterale altrettanto importante. Ci sembra davvero ben riuscita questa feature. Poi chiaro, se volessimo accelerare un attimo, l'auto capisce che vogliamo aumentare la nostra velocità di discesa e ci fa andare anche con una velocità più spedita. Vedete, io non sto assolutamente toccando alcun tipo di pedale, né il freno né l'acceleratore. Adesso chiaramente la discesa è finita, possiamo mettere la nostra prima e ritornare sull'asfalto. Altro punto di forza di questa vettura sono i consumi, e in questa versione diesel 1600 da 120 cavalli riusciamo tranquillamente a toccare i 4 litri per 100 km nel misto. Nel suo insieme la nuova 3008 ci sembra davvero un'automobile ben riuscita, ben realizzata e ben concepita. Il cambio manuale a 6 velocità non si impunta praticamente mai in nessuna condizione, anche quando cerchiamo di strapazzarlo e di metterlo alla frusta sulle stradine collinari qui dell'Appennino. Nonostante stiamo montando pneumatici da 19 pollici, assorbiamo bene qualsiasi tipo di asperità del terreno, come in questo caso. Abbiamo appena superato un dosso e non abbiamo praticamente avuto alcun tipo di problema o di assenza di comfort, quindi tanto di cappello ai tecnici che hanno realizzato il sistema di comparto sospensivo dell'auto. Attualmente quello che manca alla 3008 è una versione dotata di 4 ruote motrici, ma in un mercato che chiede per il 90% vetture di questo segmento diesel a 2 ruote motrici, sinceramente non se ne sentiva ancora il bisogno. Per quanto riguarda invece la versione a trazione integrale, arriverà una plug-in non prima del 2019 con il parco batterie e i motori elettrici allocati sull'assale posteriore, un po' come abbiamo già visto su altri costruttori. Altro plus non indifferente della vettura è senza dubbio una vera e propria chicca che possiamo trovare qui sui comandi della plancia. Si tratta della possibilità di scegliere tra 3 fragranze olfattive che si diffondono, che vengono irradiate all'interno dell'abitacolo. È un sistema proprietario della nuova 3008 e soprattutto della nuova generazione di iCockpit, che abbiamo già visto in qualche esempio precedente per quanto riguarda alcune DS. Ben uscito anche l'impianto audiofocale, che non distorce praticamente in alcuna condizione il suono, anche quando alziamo quasi al massimo il volume. Praticamente infinita la serie di aiuti alla guida, il cui fiore all'occhiello è rappresentato dal cruise control adattivo e dal radar. Siamo in grado infatti di seguire la vettura davanti a noi fino a una velocità di 130-140 km/h e siamo in grado di fermarci in piena autonomia, evitando anche gli ostacoli. Davvero un inizio di guida assistita che ci porterà, come ormai lo sappiamo, nel 2020 alla tanto ormai famigerata e famosa guida autonoma. La nuova Peugeot 3008 è un'auto con la quale il costruttore francese vuole fare davvero grandi numeri. Per il 2017 ci hanno comunicato che sono attesi non meno di 11.000 esemplari venduti per il solo mercato italiano, e in questi giorni in cui la vettura non è ancora arrivata nelle concessionarie sono già stati ben 800 i preordini e i contratti chiusi ancora prima di vedere l'auto dal vivo. A chi si rivolge la nuova Peugeot 3008? Beh, è un'auto che è pensata per le famiglie, è una prima auto, è un SUV di segmento C particolarmente comodo, che si adatta praticamente ad ogni condizione, adatta sia alla città che per i lunghi viaggi, data la estrema capacità del vano bagagli. Se proprio volessimo fare un appunto a questa vettura, potrebbe essere un po' il comfort per i passeggeri posteriori. Verissimo, io sono alto 1,90 m, ma se dovessimo fare un viaggio abbastanza lungo, come vi ho già accennato in apertura, assieme ad altre 3 persone più o meno della mia stazza, i passeggeri che siedono alle spalle del guidatore e del passeggero anteriore potrebbero trovarsi un filino scomodi per quanto riguarda ginocchia e soprattutto piedi. Variegata anche la forbice di prezzi per la nuova 3008, partiamo dai poco più di 23.100 euro per la versione Access fino a toccare i 37.800 per il top di gamma, la GT, mentre l'auto alla quale della guida siamo noi in questo momento, la Allure, è poco più di 32.000 euro ed è forse la versione che andrà per la maggiore per il mercato italiano. La Ateca, la Tiguan, la Kadjar, la Tucson e ovviamente la Qashqai hanno una nuova agguerrita rivale e viene dalla Francia. Si tratta della nuova Peugeot 3008. E voi cosa ne pensate della nuova Peugeot 3008? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti al video di YouTube, sulla pagina di Facebook, sul profilo Twitter e naturalmente al sito internet automoto.it.
dove ci porterà la prossima prova. Per saperlo non vi resta altro da fare che continuare a seguirci. Ciao a tutti!